Ciao a tutti amici lettori, come state? Ho preparato un nuovo tag natalizio, anche se lo so che Natale è passato, ma per noi italiani il Natale finisce con l'Epifania, quindi in un certo senso siamo ancora nel periodo di Natale. E poi era carino, mi piacevano le domande, ho pensato di copiarlo. L'ho trovato sul canale Hobby di Biblioteca, che ringrazio, vi lascio qui sotto il suo video, non so se l'ha creato lei. Numero 1. Luci scintillanti, qual è il libro più bello che possiedi? Ce ne sono diversi, alcuni li avevo già citati. Oggi ho pensato a questo, Solaris. Più bello intendo nel senso della copertina dell'immagine. Guardate che bella fotografia. C'è George Clooney nel famoso film che ne è stato tratto. Io il romanzo, a dir la verità, non l'ho ancora letto, l'ho preso dopo aver visto il film e è ancora lì tra quelli che dovrei leggere. Poi, numero 2. L'albero perfetto, pagheresti di più per avere l'edizione più bella di un libro? Se parliamo della traduzione o di altri interventi essenziali, magari sì, invece se si intende solo una questione estetica, la copertina no, non mi interessa, anche se è brutta, non ci faccio caso, mi interessa il contenuto. Numero 3. Costruisci un palazzo di neve e crea una pila di libri di Natale per colore o tema. Allora, io ho pensato a questi, io ho la collezione completa, guardate, questi sono solo alcuni, dei libri di Agatha Christie, della Hachette. Le copertine sono in diversi colori, ci sono blu, rossi, verdi, di tanti colori. Io sulla mia libreria li ho suddivisi per colore. Come vedete sono ancora nel cellophane, però sono, mi pare, più di 90 libri tutti. Alcuni li ho già letti e la maggior parte sono ancora da leggere. E per cui ho pensato di fare un albero così, sono suddivisi sia per colore che per tema. Poi, numero 4. Fuoco scoppiettante, quale libro ti fa sentire al caldo? Qui non sapevo cosa rispondere, non mi veniva in mente niente. E allora ho pensato a questo libro, l'Enciclopedia della Maglia, dove ci sono tutti i punti spiegati per fare i maglioni, quindi ti fa sentire al caldo, perché è quello che uso io per fare le mie maglie, quindi guardate che bello. È un libro utile per chi vuole fare la maglia, diciamo, no? Quindi ti fa sentire al caldo. Numero 5. Calze fino al ginocchio. Qual è il libro più lungo che tu abbia mai letto? Dovrebbe essere questo, Mondo senza fine di Ken Follett. Guardate, sono credo 1200-1300 pagine, forse è questo quello più lungo che ho, più di 1300. Ho anche questo, che è di Luigi Pirandello, Maschere nude. Vedete che anche questo è un bel librone, però questa è una raccolta di opere teatrali, non è un romanzo unico, quindi non so se si possa considerare un libro lungo, diciamo, perché è una raccolta. Eh, Numero 6. Maglioni brutti, qual è il libro più brutto che possiedi? Come copertina che non mi piace è questo, il libro di Bulgakov, Cuore di cane, che è veramente brutta la copertina. Parla di uno scienziato pazzo che per fare degli esperimenti trapianta il cuore di un cane nel corpo di un umano e poi il cane si trova in una situazione un po' di disagio, diciamo, non capisce come si trova lì. È un libro molto divertente, scritto benissimo con la solita ironia di Bulgakov, che era un autore molto intelligente, però la copertina che hanno fatto è proprio brutta. Numero 7. Bufere di neve, un libro ambientato in inverno o un libro che riesce a darti i brividi. Qui ho scelto Il talento di Mr. Ripley della Highsmith. Non so se avete visto il film dove c'è questo grandissimo Matt Damon, avevo già fatto un video tempo fa, magari ve lo lascio sotto, che era un personaggio veramente inquietante. Se avete visto il film, era una persona davvero che metteva i brividi. Era ansiogeno come personaggio. Era uno psicopatico che a averlo vicino ti veniva veramente paura. Numero 8, Casa per le vacanze, un libro che ti fa tornare a casa. Anche qui non sapevo cosa dire, mi è venuto in mente questo, che non è un romanzo, è un ricettario di Suor Germana, La cucina casalinga. Per noi italiani andare a casa significa anche la buona cucina, ritrovarsi a tavola con la famiglia,
buon mangiare, eccetera. La mia famiglia, sapendo la mia passione per mangiare, ha pensato bene di regalarmi un ricettario che in effetti è molto utile anche per chi non è molto capace di cucinare. Ci sono le ricette di base spiegate in maniera semplice e anche alcune ricette un po' particolari. È veramente molto completo come libro della Di Agostini. Guardate che bello. E anche questo poteva in un certo senso finire nei libroni più grossi che hai, perché come vedete è un bel malloppone. Però per noi italiani la casa è anche la tavola, la famiglia. Bene amici, spero che stiate passando delle buone feste, che questo video un po' originale vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi al prossimo video e buon anno a tutti, tanti tanti auguri, buon 2024 soprattutto. A presto, ciao.